Ciao ragazzi, bentornati su una nuova puntata di Radio Frank. Io sono Francesco. Oggi andremo a parlare del mio sistema di navigazione sia su strada che in fuoristrada. Molti me l'avete chiesto sia su Instagram, sia su Facebook e anche qui su YouTube. Ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito il video. Yo! Eccoci qua. Inizio col dire che non ho utilizzato nessun sistema di navigazione GPS troppo complesso o troppo costoso. Tutto è formato da un Fablet, ovvero un tablet che fa anche da telefono, con scheda all'interno e connessione internet. Il tablet è un tablet semplicissimo della Huawei e il sistema di ancoraggio è un prototipo fatto al momento per me da Officine DM. Presto verrà commercializzato sul loro sito. Il programma di navigazione che ho installato è praticamente uno launcher di Android che si chiama Drive Mode e lo trovate sopra il Play Store. Vi lascio comunque il link in descrizione. Questo sistema operativo vi permette di avere tutto sotto controllo, dalla registrazione dei file GPX al launch delle vostre applicazioni preferite. Ma adesso andiamo da vicino e vi illustro tutto come funziona. Prima di tutto vi mostro il portatablet creato da Officine DM per tablet di 7 pollici. Molto comodo e veramente molto stabile, non ci sono vibrazioni e il tablet è protetto. Molto facile aprirlo, estrarlo. Ecco qua, faccio vedere, stacco la presa USB e reinserirlo in posizione. Ok, quello che vedete sullo schermo è Drive Mode, ovvero il launcher per Android. Lo potete acquistare su Play Store, ma esiste anche una versione da gratuita non personalizzabile. Io in questo caso l'ho personalizzata con il logo TRK502X, ok? La versione gratuita non è personalizzabile, dovrebbe averci un logo loro, non lo so, non me lo ricordo in questo momento. Qui potete vedere tutte le informazioni di viaggio, ok? Perciò avrete distanza percorsa, tempo totale, tempo di viaggio, la temperatura, la geolocalizzazione con un meteo. Qui avrete il contachilometri molto preciso, c'è abbastanza differenza, non vi spaventate quando lo montate per esempio sulla TRK, ci sono circa 8 km orari di scarto tra il GPS e il contachilometri della moto. Qui sotto abbiamo praticamente la dashboard che può essere anche allargata con più... sentite i corvi? Grazie. Può essere allargata per aggiungere molte più applicazioni. In questo momento a me servivano queste e ve le vado a illustrare. Il classico Google Maps, Osman Plus, il navigatore secondo me più utile per le uscite in fuoristrada. Ho un Roadbook Reader. Molto comodo per allenarvi per esempio nei rally. È molto comodo perché sostituisce il cartaceo, una volta scaricato il file lo carica e lo gestisce tramite GPS, veramente molto comodo. Poi ho DigiHUD che è un semplice contachilometri che vi mostra in tempo reale anche la mappa. Ho Whip Live che è un programma per registrare i percorsi tipo un social. Ho un classico Chrome se mi dovesse servire la navigazione internet, se mi serve informazioni o altre cose, e altre applicazioni che vedete qua. Chrome si ripete, comunque Wikiloc, View Ranger e le mappe della Trans-European Trail. Qui sotto andremo a vedere che ci sono varie funzioni. La possibilità di spegnere il programma. Ok, voi potete scegliere di utilizzarlo sia come launcher iniziale, cioè il telefono tablet partirà già direttamente con Drive Mode, oppure la possibilità di attivarlo classicamente dalla dashboard di Android e poi poterlo spegnere. Qui ci sono tutti i settings, ok? Non vi andrò a mostrare Drive Mode, ma giusto per spiegarvi cosa utilizzo sarà molto generale. La possibilità di vedere tutte le applicazioni, mettere notturno o diurno, in questo momento sta diurno, c'è il sole. In caso di guida di notte potete metterlo notturno e andrà a diminuire la luminosità dello schermo, ma l'ho impostato che a un certo orario lo fa in modo automatico. Qui ci sono le cartelle con la possibilità di poter scegliere i file GPX e poi poterli vedere direttamente su Drive Mode. Qui c'è una comoda mappa che in tempo reale vi fa vedere dove state e potete anche iniziare a registrare un file GPX
con tutte le visualizzazioni classiche di Maps e il centramento sulla mappa e il nord. Torniamo a Drive Mode. Tornando a Drive Mode, vi spiego il sistema di navigazione. Io su strada tendo a utilizzare sempre Maps, perché con la connessione internet ho una scheda all'interno con la connessione dati, mi permette di vedere sempre dove sono ed è molto intuitivo, molto facile, è il sistema che utilizzo di più. Per quanto riguarda Osmand, secondo me è il programma più completo, anche se molto complesso da utilizzare, non è proprio per tutti, ma è molto comodo nella navigazione off-road perché ti permette di avere tutti i dati sotto controllo. In più ti fa vedere i tratti che sono in fuoristrada, ovvero i tratteggiati, che saranno dal più grande al più piccolo in base alla viabilità del sentiero, e vi permette anche una navigazione su strada. Non è proprio facilissimo da utilizzare, quindi a volte è noioso, devi impostare tanti parametri, quindi preferisco utilizzare Google Maps, però è molto completo. Ragazzi, credo di avervi detto tutto. Se qualcosa non vi è chiaro o volete dei chiarimenti, scrivetemelo qui sotto. La puntata è giunta al termine. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un like, un bel pollicione verso l'alto, a commentare, fatemi sapere se vi piacciono altre puntate come questa. Come sempre, io sono Francesco e voi siete su Ride with Frank. Yo!